Buongiorno ragazzi, registrazione audio e video con la nuova dashcam 4 canali della Tiasfong, rigorosamente cinese. A dopo per la recensione. Ciao belli. Ciao amici, benvenuti nel clan Funkashkai. Io sono Francesco e oggi vi presento una dashcam molto particolare, dal nome un po' impronunciabile, anche aggressivo volendo. Tiasfong. Ovviamente una dashcam made in Cina, come tutte quelle che ho potuto già recensire. Ormai sto diventando esperto ragazzi, un esperto di dashcam. Ma questa ha una particolarità. Ebbene sì, non è una dashcam normale, non è una dashcam a un canale solo, non è a 2 canali, 3 canali, ma bensì è a 4 canali. Chi offre di più? Il modello di questa dashcam il modello che andremo a recensire oggi di questa dashcam della Andiamo bene. Tiasfong la macchina. Il modello di questa ma perché c'hanno sti cazzo dei nomi così difficili? Il modello di questa Tiasfong che andremo a recensire oggi è l'M10 Max. Ovviamente ringrazio l'azienda che mi ha fornito questa loro dashcam in prova. Come al solito poi qua sotto nella descrizione del video troverete tutti i link necessari per andarvi a vedere le specifiche complete di questa Tiasfong. Insieme alla dashcam ho ricevuto anche una micro SD da 128 GB e udite gente, ho ricevuto un kit 24 ore con radar. Minchia, che è un aereo questa dashcam? Ma che mi stai coglionando? Detto questo andiamo subito a vedere il contenuto di questa Tiasfong. Vediamo cosa c'è al suo interno, le telecamere aggiuntive, insomma tutto quello che comprende la confezione, ma soprattutto vediamo come è fatta, come è realizzata questa dashcam molto particolare. Ragazzi, avete visto che il contenuto della confezione è veramente corposo. Ecco io, tanta roba. Andiamo a vedere nel dettaglio. Abbiamo il libretto di uso e manutenzione. Poi abbiamo, come vi ho fatto già vedere prima, questo radar che va posizionato sul parabrezza della nostra autovettura tramite biadesivo. Che strano ragazzi. Poi abbiamo 2 attacchi sia a ventosa che con biadesivo per andare a collegare la dashcam, in quanto vedete dietro a questi 2 attacchi o si posiziona direttamente il biadesivo o si va a inserire l'attacco a ventosa, che a me sinceramente fa molto cagare. Abbiamo l'adattatore per andare a collegare alla presa accendisighe di questa dashcam se tante volte non avete il kit 24 ore ma non ha una presa USB supplementare per poter andare a ricaricare un telefono d'altro. Abbiamo il cavetto con doppia presa USB di tipo C. Abbiamo la dashcam posteriore sempre con biadesivo e regolabile in modalità HD. E poi abbiamo una busta di regali e contiene un sacco di roba ragazzi: protezioni antistatiche, biadesivi, cavetti, adattatore per micro SD, addirittura un filtro per dashcam frontale, non lo so, poi andremo a vedere perché c'è veramente tanta roba ragazzi. Vediamo brevemente come è strutturata questa dashcam.
Dashcam principale 2.K e 140 gradi di angolazione, fori per gli altoparlanti, microfono. Nella parte superiore troviamo attacco con USB tipo C per alimentare la dashcam, slot micro SD fino a 256 GB, attacco per dashcam posteriore, cicalino e il tasto di reset dovrebbe essere. Display da 4 pollici se non erro, tasti fisici, e qui abbiamo le altre due telecamere regolabili con risoluzione di 1080p e 140 gradi di angolazione. Prima di andare nella mia Nissan Qashqai volevo un attimo provare a accendere la dashcam e vedere se funziona tutto. Accendiamo e vediamo che succede. Allora, chi è? Ho capito, non c'è la SD ragazzi, ho capito. Allora, la dashcam principale, eccola qua. Questa qui è la dashcam principale, si vede così perché ovviamente c'è la protezione, non è perché si vede male, c'è la protezione sul vetrino. E poi ci sono queste due laterali, una e due, e manca ovviamente quella posteriore, quindi nel modulo centrale vediamo le 3 dashcam in azione. Eccoci qua ragazzi, allora questo è il kit 24 ore con tanto di radar incorporato, e nella parte superiore abbiamo questa presa USB di tipo C dove va collegato il cavetto che poi andrà a alimentare la dashcam. Per praticità io, come al solito, ho collegato questi due fasto in modo che vada a sfruttare gli adattatori già precedentemente installati per la Landovo D1, quindi il positivo accensione andrà collegato qui sui sedili riscaldabili e il giallo batteria sempre 12 volts andrà collegato qui alla riserva. Ok? È facilissimo ragazzi. Eccoci qua, installazione ultimata di questo 28 pollici. Raga, io l'ho messa qui perché veramente non sapevo dove posizionarla. Lo spazio nella Nissan Qashqai è molto poco, perché col fatto del tunnel centrale che occupa tanto spazio. Per chi cerca una cosa del genere con display grande, con 4 canali, ripeto 4 canali, in modo che va a riprendere a 360 gradi intorno alla nostra vettura, che può essere un camper, che può essere un auto mezzo pesante, quindi gli impieghi sono molteplici di queste dashcam. Non è detto che va per forza installata all'interno di un'autovettura. Lasciamo stare l'estetica, che a me personalmente non piace, però non è detto che non sia un prodotto valido. Adesso andiamo a vedere subito il menu di questa dashcam. Allora ragazzi, vediamo brevemente la funzione dei pulsanti. Vi dico subito che non sono retroilluminati e quindi non si capisce una beata minchia. Ci vuole un po' di tempo per prenderci confidenza. Allora, pulsante M, si entra all'interno dei menu e se cliccato in maniera prolungata ci fa vedere tutti i video che sono stati registrati all'interno della dashcam. Allora, torniamo indietro ed usciamo. Tasto freccetta serve per spostarci all'interno dei menu o per bloccare un eventuale video che ci interessa, quindi in questo caso abbiamo bloccato il video che sta facendo adesso la dashcam. Tasto centrale, si spegne e si accende il display, o in maniera prolungata si va a accendere o spegnere la dashcam. Tasto freccetta destra, quindi ci spostiamo all'interno dei menu, o in alternativa cambia la visuale delle 4 telecamere. In maniera prolungata va
ad effettuare una foto, quindi uno screen di quello che stanno riprendendo le telecamere. Ultimo tasto OK serve per confermare all'interno dei menu o, cliccando in maniera prolungata, va ad attivare il wifi. Eccolo qua, collegato. Questo è per quanto riguarda i tasti fisici. Con M si entra all'interno di menu, attivazione e disattivazione wifi, attivazione e disattivazione modalità notturna, registrazione in loop 1, 2 o 3 minuti, sensore G, attivazione e disattivazione o 3 livelli di sensibilità, lingua della dashcam italiano compreso, attivazione e disattivazione dei suoni, salva schermo, io ho impostato dopo un minuto si spegne lo schermo in automatico, regolazione della data e ora, formattazione SD, ripristino dati di fabbrica, attivazione e disattivazione GPS, regolazione velocità, unità di velocità, chilometri o miglia, fuso orario, ora legale. Come avete visto ragazzi, all'interno dei menu non è presente il monitoraggio di parcheggio perché si imposta da questo famoso radar. Vedete qui? Attivazione e poi c'è sensibilità media e massima sensibilità. In teoria questo dovrebbe rilevare un movimento intorno alla nostra vettura e far partire la registrazione. Andiamo a vedere adesso se effettivamente funziona. Ragazzi, vi do una breve dimostrazione di come funziona questo radar. Vado a parcheggiare, scendo, mi allontano, poi piano piano ritorno verso la nostra autovettura e vediamo se si accende e va a riprendere il mio movimento. Una boccata di iodio, non fa mai male, e poi torniamo verso la Qashqai. Quando mi avvicino all'auto dovrebbe rilevare un movimento e far partire le telecamere. Eccoci qua, direi che la prova è stata superata con successo. Ragazzi, la dashcam quando registra ve ne accorgete da questo LED blu lampeggiante. Allora, qui abbiamo queste tre misurazioni, 11,8, 12 e 12,2. Al di sotto di questo valore la dashcam si scollega, quindi non va a consumare batterie. Per collegare l'applicazione alla dashcam dobbiamo, vi ricordate, attivare il wifi con l'ultimo pulsantino, lo teniamo premuto e va ad attivare il wifi. Per sincronizzare l'applicazione con la dashcam dobbiamo inserire come password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8. Vedete, connessa. Torniamo indietro e da qui adesso ci possiamo collegare. Possiamo cambiare la visuale delle telecamere. Questa è la dashcam posteriore. Partiamo con quella anteriore sinistra, lato guida. Poi andiamo sulla anteriore, lato passeggero, e frontale. Ok, da qui possiamo attivare e disattivare la registrazione, possiamo eseguire uno screenshot delle 4 telecamere, possiamo andare a vedere internamente i video che sono stati già registrati, quindi vedete sono salvati per data e ora delle 4 telecamere, tutte salvate in questa maniera, per ora e data, quindi è facilissimo andare a rivedere un qualcosa che ci interessa.
possiamo andare a vedere tipo questo filmato e possiamo mettere a schermo intero. Oltre a vedere il filmato che abbiamo registrato, possiamo scaricarlo, basta tenere premuto, andiamo a selezionare più file, quello che ci interessano, ma non possiamo condividerli con i social in tempo reale, possiamo solo scaricarli nella memoria del telefono, vedete? Il resto, ragazzi, si fa tutto dalla dashcam. Cosa mi è piaciuto di questa dashcam? Sicuramente la dotazione ricca, ragazzi, c'è veramente tantissima roba al suo interno, più una bustina piena di omaggi, e devo dire che questi omaggi sono molto ma molto utili. Troviamo all'interno delle pellicole antistatiche, delle fascette, la leva per far passare i cavi, c'è tantissima roba. In più troviamo una lente da applicare alla dashcam principale che va a eliminare i riflessi. Per quanto riguarda le riprese che va ad effettuare questa dashcam, diciamo che durante le ore diurne di giorno con tanta luce non c'è nessun problema. Sì, al menu della dashcam molto compatto e di facile utilizzo, ci sono poche icone e facili da configurare. Sicuramente buona l'idea di questo famoso radar che va ad attivare la telecamera quando rileva un movimento. Altra cosa che ho gradito è che all'interno della SD troviamo un collegamento. Se portiamo la SD all'interno del PC per riversare i filmati, basta cliccare su quel collegamento e ci farà installare un'applicazione. Quell'applicazione serve per inserire al suo interno dei file che ha registrato questa dashcam e tirerà fuori il tutto. Quindi oltre che al video e l'audio potremo vedere la velocità, i dati del GPS, insomma tutto quello che può servire, ripeto, per contestare un'eventuale multa o sinistro. Detto ciò, andiamo anche a vedere le cose che sicuramente si possono migliorare su questa dashcam a 4 canali della TS-Fong. 1. Sicuramente le riprese durante le ore notturne per quanto riguarda i 3 moduli che registrano a 1080p. Ragazzi, come su tutte le dashcam che ho potuto provare made in Cina, purtroppo la registrazione di queste telecamere, anche se in modalità notturna infrarossi, è scarsa, non vanno a rilevare granché. Se dobbiamo andare a carpire qualcosa di utile è molto difficoltoso andarlo a fare. Ultima cosa, opinione personale, ritengo che questa dashcam, per carità, funziona perfettamente, il radar funziona, il display grande ci facilita sicuramente l'utilizzo del menu, si possono vedere i filmati registrati o quello che sta registrando in diretta. Se da questa parte la cosa è positiva, la parte negativa è che è gigantesca, ragazzi, quindi bisogna avere uno spazio internamente alla nostra vettura dove posizionare questa dashcam in modo che non dia fastidio. Detto questo, vi ricordo che qua sotto nella descrizione del video trovate tutti i link necessari per andarvi a vedere la specifica completa di questa dashcam per chi vorrà acquistarla ed eventuali codici sconto. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace come sempre, ma soprattutto lasciate un commento su cosa ne pensate di questa dashcam da 28 pollici. Noi ci vediamo prossimamente. Un bacione, statemi bene.